Avete presente quando vi rendete conto di essere dipendenti da qualcosa? Perfetto, io mi sono reso conto ultimamente di essere dipendente da una certa tipologia di giochi da tavola e credo anche di avere capito quando tutto questo ha avuto inizio. 25 dicembre del 1990, quando Babbo Natale mi ha portato Hero Quest. In quel periodo che ero abituato a giochi della serie Senza Servito o qualche altro gioco ispirato dai quiz di Mike Bongiorno, l'avvento di Hero Quest è stata una bomba atomica ludica. Per la prima volta potevo essere un elfo fighissimo, un nano, un mago o un barbaro, e poi la scatola era piena di cose. Però per la prima volta vedevo in un gioco da tavolo le miniature. Ormai di miniature ce n'è veramente una vagonata di tutti i tipi, dalle più seriose a quelle più comiche col testone gigante, veramente per tutti i gusti. E sono proprio loro le protagoniste di questa serie. Io infatti non farò altro che mostrarvi come dipingerle, vi farò conoscere le tecniche più usate o anche le mie personali, gli strumenti più idonei, però basta parlare, cominciamo a dipingere. Io oggi dipingo l'uomo bestia di Arcadia Quest. Allora, per prima cosa molto importante, ci mettiamo un bel primer spray, mi raccomando da tutti i lati, bello da sopra, anche da sotto, di lato, dietro, ovunque. Facciamo un bel buccache di primer, bello così, a posto. Spariamogli quanto più primer possibile, bello, controlliamolo, vediamo da tutti i lati come è venuto, da dietro. Ce ne rendiamo subito conto se il primer non è stato messo da qualche parte. Perfetto, una volta che abbiamo messo il primer cominciamo a mettere i colori. Allora, per prima cosa ci occupiamo della pelle e mettiamo Death World Forest. Perfetto, tutto in inglese, la mia pronuncia è perfetta, vuol dire niente. Comunque agitiamolo un pochettino all'inizio, prendiamo il colore e stendiamolo in maniera omogenea sulla superficie. Grazie al primer comunque ci risulterà essere un po' più facile passare il colore, aderirà meglio. Perfetto. Naso, copriamo comunque tutte le zone e non ci preoccupiamo se lasciamo alcuni punti scoperti, tanto poi li possiamo ripassare con più calma successivamente. Perfetto, bello omogeneo, a posto. E allora andiamo avanti, come secondo colore gli mettiamo un bellissimo corn red per il gonnellino e per alcune altre parti come ad esempio i braccioli. Ecco qua il colore, mi raccomando agitiamolo sempre un pochettino prima dell'uso e cominciamo a stendere il colore magari con un pennellino tipo un 4 un 3. Bene, anche da qui nei braccioli o bracciali come più vi piace. Bello, bello, allunghiamo il colore, mi raccomando, non fatelo addensare, tiriamo un pochettino, sotto, perfetto. Se sbavate non vi preoccupate, tanto poi possiamo riprendere i dettagli in un secondo momento. Facciamo anche la parte delle treccine e anche la parte posteriore del gonnellino. Bello completo, ecco come viene con il colore rosso anche applicato. Perfetto, come terzo colore utilizziamo il Mechanicus Standard Grey. Mamma mia ragazzi, che nome. Comunque eccolo qua, lo utilizziamo per questo anello che c'ha nel braccio, mi raccomando, con attenzione. Magari qua utilizzate un pennello un po' più piccolo, visto che comunque la zona è più sottile. Lo stesso colore lo utilizziamo per il parapanza, mi raccomando, stendiamolo sempre bene il colore. Lo utilizziamo anche per il caschetto, per l'elmetto che c'è in testa. Ecco qua, anche nella parte degli zigomi. Ed ecco come viene, bello colorato. Non vi preoccupate comunque sul tempo di essiccazione di questo colore, perché comunque questi colori si asciugano in maniera molto rapida. Come quarto colore ci mettiamo un bellissimo Montfranc Brown. Mamma mia ragazzi, proprio con l'inglese oggi, pam. Comunque questo è il colore, cominciamo a stenderlo sui nostri bastoni, lance. Perfetto, così da un lato e dall'altro. Mi raccomando, molto importante non far addensare troppo il colore, perché sennò
poi si nota una sorta di massa non omogenea. Come quinto colore passiamo al Ceramite White. Ceramite White, insomma bianco ceramica. Passiamo nella parte della criniera, che comunque poi andremo a diversificare in un secondo momento. Questo primo, come dire, tutorial è per il livello, diciamo, base, senza sfumature e senza ombreggiature. Comunque è facile rendersi conto quando si addensa un po' di colore o ce n'è un po' troppo, proprio si vede una sorta di gocciolone. Facciamo la barbetta. Perfetto. Le corna e anche i denti, a che ci siamo. Ecco come viene, con anche il bianco applicato. Altro giro, altra corsa. Il prossimo colore è Averland Sunset. Perfetto, per le pupille. Questo lo utilizzeremo anche per altre cose, perché oltre alle pupille ci possiamo fare anche le rifiniture dei braccioli. Mi raccomando un pennellino molto piccolo, visto che comunque le pupille sono non proprio grandissime. Perfetto, qua gli facciamo pure il bordino del gonnellino. Facciamo anche la cinta, che ci siamo. Ok, facciamo le rifiniture dei braccioli. E poi se vogliamo possiamo anche diversificare mettendo un pochettino di oro sopra, ma questo magari ve lo faccio vedere un'altra volta. Perfetto. Ok, e qua il giallo è anche applicato. Siamo quasi verso la fine. Con gli stessi colori utilizzati applichiamoli un pochettino nelle lance, tanto poi li diversificheremo con un colore un po' più metallico, è giusto per dare una base. Con il bianco e un pennellino bello sottile facciamo le bordature di questi anelli che ci stanno nelle braccia. Mi raccomando, piano piano, prendetevi tutto il tempo che volete. Facciamo anche il bordo dell'elmetto. Ripassateci più volte se vedete che comunque il colore non ha preso bene. Facciamo anche la parte della calotta, i parazigomi, la bordatura della panciera, e per concludere facciamo i capezzolini piccini picciò con un bel Kinsler Flash. Ecco qui il colore e lo applichiamo qui e qui e voilà, il pupino bello colorato. Controlliamo se tutto è a posto ed ecco qua il prima e il dopo. La differenza, come vedete, è abissale. Grazie al colore sono usciti tutti i dettagli della miniatura. Comunque c'è ancora tanto da fare. Non mi rimane altro che ringraziare per aver visionato questo video. Rimanete sintonizzati sul canale perché vi mostrerò come creare più volume e vi farò conoscere anche gli shade. Grazie ancora, alla prossima!